Allora, due dita o quattro? Due dita o quattro? No, sono due dita della mano sinistra. Ok. Ciao e ben ritrovati. Nel video di oggi vi faccio vedere come con solo due dita della mano sinistra possiamo suonare degli accordi bellissimi e soprattutto facili da realizzare. Questo è un contenuto sicuramente utile per chi inizia a suonare la chitarra, ma può essere anche un ottimo spunto per chi già suona e vuole esplorare nuove sonorità e nuove tecniche. Sono degli accordi molto semplici che possiamo suonare in vari generi, sia acustico che elettrico, e ve lo dimostrerò durante il video, ma hanno anche delle sonorità belle e armoniose. Se siete nuovi qui sul canale vi invito ad iscrivervi attivando le notifiche per i nuovi video. Sul mio canale trovate centinaia di backing tracks, recensioni e tanti altri contenuti musicali. Inoltre sono disponibili contenuti extra che pubblico costantemente sulla mia pagina Patreon e qui per gli abbonati al canale. In questo modo potrete sostenere attivamente quello che faccio. Per questo video ho deciso di utilizzare questa bellissima Donner Rush One Pro, uno strumento veramente meraviglioso. È una chitarra da viaggio con tante funzionalità. Ho già fatto un video specifico, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Bene, iniziamo. Per prima cosa c'è da dire che questi accordi che vi mostrerò sono possibili grazie a un'accordatura mista dello strumento. Infatti andremo a suonare degli accordi utilizzando sia delle note premute con le dita sul manico, ma anche delle corde vuote. Più precisamente, questi accordi sono possibili nella tonalità di Mi minore. Per chi ha poche nozioni musicali, la tonalità è quel sistema in cui note ed accordi si rapportano tra loro attraverso una scala musicale, che ha un punto di partenza da una nota ben precisa, che viene definita tonica. In questo caso utilizzeremo la scala minore di Mi, che è relativa alla scala maggiore di Sol. Sulla tonalità di Sol noi andremo a creare una scala minore partendo dal sesto grado. Quindi avremo Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do, Re e Mi alla sua ottava. Identifichiamo sul manico queste 7 note della scala minore di Mi esclusivamente sulla quinta corda. Quindi avremo il La a vuoto, Si, Do, Re sul quinto tasto, Mi sul settimo tasto, Fa diesis sul nono tasto, Sol sul decimo tasto, nuovamente il La sul dodicesimo tasto. E dopo il dodicesimo tasto avremo nuovamente le stesse note a un'ottava superiore. Ma quello che ci interessa sono principalmente le nostre note sulla quinta corda fino a circa il dodicesimo tasto. Ora andiamo a sviluppare i primi accordi, semplicemente con solo due dita. Primo accordo, Mi minore. Anulare sulla quinta corda, settimo tasto, indice sulla quarta corda, quinto tasto. Questa è già una prima variante del classico Mi minore che noi andiamo a suonare con due dita nella prima posizione. Ma risulta già più armonioso. Il secondo accordo che possiamo realizzare è sul Re, quindi al quinto tasto. Utilizzando sempre solo due dita andiamo a posizionare il medio, quindi il secondo dito, sul quinto tasto, quinta corda, e l'indice sul quarto tasto, quarta corda. Questi accordi per semplicità li andremo a identificare come semplici Mi minore, Re, Do, ma in realtà sono degli accordi un po' più complessi che vedremo tra un po'. Terzo accordo che possiamo realizzare sempre con due dita è il Do, utilizzando il secondo dito sulla quinta corda, terzo tasto, e il primo dito sulla quarta corda, secondo tasto. Per ora abbiamo identificato Mi minore, Re, Do. Proseguiamo. Accordo di Sol.
decimo tasto, quinta corda, secondo dito, primo dito, nono tasto, quarta corda. Proseguiamo. La minore, dodicesimo tasto, quinta corda, terzo dito, primo dito sul quarta corda, decimo tasto. Quindi abbiamo Mi minore, Re, Do, Sol, La. Abbiamo ancora da poter sviluppare il Si minore, arrivando fino al quattordicesimo tasto, sempre nella stessa modalità della minore. Ci spostiamo in avanti, abbiamo il Si sul quattordicesimo tasto, quinta corda, e sul dodicesimo tasto, quarta corda, abbiamo il Re. Ma abbiamo anche questo Si. Con la stessa modalità con cui abbiamo suonato questo Si minore, lo possiamo suonare anche qui, partendo sempre dalla nota Si, quindi secondo tasto, quinta corda. Quindi in maniera semplice noi stiamo suonando degli accordi molto particolari esclusivamente con due dita. Ho lasciato per ultimo il Fa diesis, accordo che viene costruito sul settimo grado della scala di Mi minore, e lo suoniamo attraverso il terzo dito posizionato sul nono tasto, quinta corda, e primo dito posizionato sulla quarta corda, settimo tasto. Questo è un accordo un po' particolare perché è l'unico che risente di qualche contrasto armonico, di alcune corde a vuoto, quindi bisogna fare attenzione a suonarlo, quindi a quale corda colpire. Però lo possiamo utilizzare ugualmente. Aggiungo anche una cosa, questi due accordi, La minore e Sol, possiamo realizzarli anche partendo dalla quarta corda, quindi posizionando il terzo dito sulla quarta corda, settimo tasto, e primo dito sulla terza corda, quinto tasto, abbiamo sempre un La minore. Invece andando a posizionare il secondo dito sul Sol, ossia quarta corda, quinto tasto, il primo dito sul terza corda, quarto tasto, abbiamo Sol. In questo modo. Questo è l'aspetto chiaramente più semplice, più facile per chi non vuole entrare nel dettaglio tecnico di questo argomento, ma è chiaro che quello che stiamo facendo è una serie di accordi molto più complessi della semplice triade, ossia dell'accordo creato con solo tre voci. Quindi l'abbinamento tra corde premute e corde vuote generano degli accordi più complessi che al nostro orecchio risultano molto armoniosi. Ho preparato anche un contenuto extra in cui andiamo ad analizzare questi accordi e capiamo esattamente che denominazione hanno, proprio da un punto di vista di teoria musicale. Trovate questo contenuto sulla mia pagina Patreon o qui per gli abbonati al canale. Bene, questo è quello che possiamo fare grazie alla tonalità del Mi minore. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e soprattutto
Spero vi sia utile per divertirvi con questo bellissimo strumento. Fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti qui sotto al video. Vi anticipo anche che sono in arrivo altri contenuti molto interessanti, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale. Per ora vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!